Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi vediamo insieme 5 tips infallibili per organizzare casa con bambini. Come sempre su questi canali vedremo trucchi semplici, sperimentati sulla mia pelle, adatti a chiunque, che siate casalinghi oppure che lavoriate 12 ore al giorno, cose attuabili, cose alla portata di tutti, ma che se metterete in pratica ogni giorno, piano piano vedrete che vi rivoluzioneranno le cose. Sappiamo perfettamente che è un grandissimo luogo comune la classica frase: quando siete in gravidanza o quando avete bambini, scordati la casa in ordine quando avrai bambini. Bene, io sono qui per farvi un grande spoiler e dirvi che è assolutamente possibile avere una casa in ordine e dei bambini piccoli. Chi sono io per dirvelo? Sono Alessandra Spadina, ho 2 gemelle di 1 anno e mezzo, sono una homestager e una content creator. Sui miei canali social parlo tantissimo, soprattutto, ma non solo, di casa, arredamento e organizzazione degli spazi. E da quando ho avuto le bimbe parliamo molto spesso di come organizzare casa con bambini, perché so che è una cosa non facile. I bambini purtroppo ci mettono a dura prova, ma vediamo insieme in questo video come fare 5 trucchi infallibili per farlo. Ma prima di cominciare non dimenticarti di mettere un bel pollicione di supporto, un bel like per supportare questo video e soprattutto iscriverti al canale per non perderti tantissimi altri video. Tra l'altro io tontissima, me ne ero anche dimenticata, l'avevo preparato qua che mi guardava. Ho scritto anche un libro se vuoi approfondire l'argomento, Il segreto del riordino per neogenitori. So che questo è un periodo molto difficile, quello in cui diventiamo genitori, ma vi assicuro che se ce l'ho fatta io, che soprattutto nel primo periodo avevo zero aiuti e sono diventata mamma da un giorno con l'altro di 2 bambine insieme, più il mio lavoro da libera professionista da portare avanti, ce la potete fare anche voi e vi giuro la vostra casa sarà comunque armoniosa, bella e in ordine, quindi ce la potete fare. Adesso vi do i 5 trucchi, se volete altri approfondimenti lo trovate su Amazon o in tutte le librerie. Il primo trucchetto infallibile è programmare ed essere costanti. Programmare le attività è estremamente importante per rendere il lavoro più fluido e più veloce e più automatico. Per programmare intendo avere una lista scritta, possibilmente scritta, perché vi assicuro che anche se sono sempre le stesse cose o anche se pensate teoricamente di ricordarvi perché magari sono azioni semplici, banali e abbastanza ripetitive, avere una lista scritta ha davvero tantissimi benefici. Prima di tutto non siamo esseri infallibili, siamo umani, quindi è normalissimo che nella quotidianità di tutti i giorni, nel tran tran di avere sempre 1500 cose per la testa da fare e a cui pensare, soprattutto con i bambini piccoli, sapete, è più che normale perdersi dei pezzi, anche cose estremamente semplici, banali e scontate. Quindi avere una lista scritta renderà assolutamente il lavoro più fluido e senza dimenticanze. Ridurrà tantissimo i tempi morti di adesso cos'è che devo fare, cose che penso che succedano nella vita di tutti i giorni. Renderà quindi il processo molto più veloce, automatizzato e sempre più efficace ed efficiente, ma anche un altro beneficio un po' più nascosto è quello come di darci una specie di pacca sulla spalla, come per dire guarda quante cose ho fatto. Nella vita di tutti i giorni infatti, soprattutto con i bambini piccoli, soprattutto quando sono i primi mesi, quindi quando sono neonatini, tutte le nostre energie e le nostre cose da fare sono tutte concentrate sul bambino, o nel mio caso sulle bambine perché erano 2. Ci sembra quasi di non aver fatto nulla all'interno della giornata, mentre invece anche azioni semplici in realtà sono tutto tranne che scontate da spuntare sopra una lista, può essere cartaceo, può essere sopra il telefono, quello che preferite. Darà un segnale al nostro cervello quasi come una dopamina, come per dire guarda invece quante cose hai fatto che tu davi per scontato oppure che già ti sei dimenticato perché stai facendo altro, guarda quante cose hai fatto. E questa cosa è sia molto motivante, quindi una specie di pacchetta sulla spalla, una specie di stellina con scritto bravo da appenderci sulla fronte, ma ci rende anche automaticamente per una specie di circolo virtuoso più produttivi, perché uno pensa in automatismo, ovviamente sono tutti concetti e meccanismi automatici all'interno del nostro cervello, ho fatto tutte queste cose, chissà ancora quante ne posso fare. Quindi assolutamente fate liste che possono essere giornaliere, settimanali o mensili, le faccio tutte quante, ma soprattutto la cosa che amo di più è la checklist giornaliera da spuntare e che non mi fa perdere neanche un passaggio di quello che devo fare all'interno della giornata, soprattutto con i bambini in cui abbiamo poco
poco tempo e loro mettono ancora più incasinata la nostra casa, checklist a manetta ragazzi, fatelo, vi sembrerà una cavolata, voi fatelo, poi mi venite a scrivere se ho sbagliato. Il secondo trucchetto è di creare sistemi di organizzazione estremamente semplici. Con i bambini si sa il tempo è davvero poco, soprattutto se sono molto piccoli, e soprattutto può succedere molto spesso che riordiniamo e dopo mezz'ora già è tutto in disordine. Questo non è assolutamente per creare allarmismi, ma è solo per essere più sinceri e più realistici possibili. Non ve ne fate assolutamente niente di tutti quei video dove vi raccontano la rava e la fava di tutte quelle cose super belle, super estetiche o super minimaliste che poi nella pratica di tutti i giorni il 90% delle persone giustamente non riesce a mettere in pratica. Molto spesso l'ordine è tra virgolette fine a se stesso, comunque dopo poco è subito incasinato, quindi a noi servono sistemi di riordino facili, velocissimi, quindi tenete ben presente questa cosa, sistemi di riordino estremamente semplici e lineari. Questo vale per i giocattoli in primis, cosa più importante, ma anche per altre cose dei bambini come per esempio i vestiti oppure non so le pappe se ancora siete in fase svezzamento. Vi faccio alcuni esempi di sistemi di riordino veloci che così ci capiamo subito. Tra le cose che più vi consiglio in assoluto con i bambini ci sono le ceste che hanno 1000 e più cose positive a loro favore. Adesso ti spiego. Le ceste sono un sistema estremamente facile e veloce per metterci dentro un sacco di cose. Purtroppo i bimbi, anche se non lo vogliamo, hanno 1001 più giochi. Ve lo dico io in primis che vi giuro, ve lo giuro su quello che volete, non ho mai comprato neanche un giocattolo per le mie bimbe, solo un peluche quando ero incinta e poi più niente, che infatti in tanti tra virgolette mi criticavano, mi dicevano ma che cosa strana, come mai non regali giochi alle tue bambine? Ecco, questo è il motivo, questo è solo 1/10 dei giocattoli che abbiamo e hanno solo 1 anno e mezzo. È più che normale, amici, parenti, ogni volta che arrivano, ogni volta che c'è una festività, un compleanno, eccetera, portano un regalo. Nel mio caso tra l'altro sono 2 bambine, quindi per non fare torti a nessuno arrivano sempre con almeno 2 regali. Quindi ci servono dei sistemi di macro organizzazione. Le ceste sono perfette perché vi permette davvero in un minuto, non sto scherzando, in pochissimi secondi, in pochi minuti, di mettere dentro tutto alla veloce. A noi non ce ne frega niente di fare cose minuziose, quelle sono le cose che possiamo dedicare alle cose degli adulti, per esempio l'organizzazione di un cassetto, ma per le cose dei bimbi, soprattutto i giocattoli, a noi serve velocità, praticità. Inoltre le ceste hanno anche un altro super vantaggio ed è quello di permettere ai bambini di autoservirsi. Questa ad esempio è la cesta che io lascio in salotto alle bambine con i giochi che usano più spesso. Infatti i bambini quando sono ancora molto piccoli tendono più che altro a rimanere nella stessa stanza dove sta il genitore e lo sappiamo che credo la maggior parte delle persone, perlomeno noi, passiamo la maggior parte del tempo in zona giorno, quindi cucina sala, che nel nostro caso è un open space. Di conseguenza i giochi che loro utilizzano più spesso io li ho messi all'interno di questa cesta che sta sempre in salotto e le bimbe semplicemente quando gli serve qualcosa scavano. È anche una cosa che le tiene molto impegnate, quindi anche a livello di stimolazione, anche a livello di concentrazione, anche a livello di farli perdere tempo bonariamente, è una cosa super utile, quindi ha veramente un sacco di vantaggi la cesta. Altro vantaggio meraviglioso è quello di permettere ai bambini di mettere in autonomia a posto le loro cose. Naturalmente non possiamo pensare che da piccolissimi sappiano già fare questa cosa, ma è sicuramente molto più semplice insegnare a un bambino un sistema di riordino così piuttosto che apri il cassetto, metti a posto la bambolina, chiudi il cassetto da quest'altra parte eccetera. No, semplicemente lì insegnate a fare canestro qui, diventa un gioco ed è molto semplice da attuare. Questa è una cesta in vimini che io ho preso su Amazon, ha anche un coperchio con 2 orecchie da orso che in questo momento è giù perché la devo riparare perché le bimbe hanno staccato le orecchie. Comunque ne trovate di tantissimi tipi, io le ceste le uso veramente tantissimo sia per noi ma soprattutto per le bimbe. Un altro esempio che vi posso fare sono i sistemi Trofast di Ikea, che sono queste mega scatole, c'è in più altezze, più profondità. Queste sono 2 tipologie che trovate. Ho dato un colpo alla fotocamera. Questo è per giochi un po' più grandi, diciamo, e li potete inserire all'interno di un armadio che loro appunto possono servirsi. Praticamente se avete degli armadi Ikea o dei sistemi Trofast possono tirarli indietro, servirsi e rimetterlo a posto, quindi è veramente molto comodo e come vedete è molto grande, quindi potete metterci all'interno tanti giochi e giochini, un po' lo stesso principio della cesta. Praticamente
è una specie di cesta ma in plastica, lavabile, abbastanza semplice. Questo è sempre Trofast, tra l'altro è impilabile, hanno davvero 1001 più usi. Questo qua invece è per i giochini più piccoli, perline, macchinine, braccialettini, cose così. Sono dotati tra l'altro di coperchio, se può farvi comodo, molto carina come cosa. Il terzo trucchetto è di dedicarci pochi minuti al giorno ma in maniera assolutamente costante. Lo so che siamo tutti estremamente impegnati e impegnate, soprattutto se lavoriamo, ma in generale anche se state a casa io sono sicura che avete un trilione di cose da fare, lo so, è davvero dura con i bambini, ma vi assicuro che se teniamo fatto, quindi teniamo in ordine in maniera costante, bastano veramente pochi minuti ma ci alleggerisce veramente il carico poi a posteriori. Se è una cosa che tenete fatta forse non ve ne rendete conto di quanto sia preziosa. Io vi assicuro che basta una volta in cui lo tralasciate o comunque se lo trascurate per più tempo, poi vi ritrovate a pentirvene amaramente e vi sembrerà che essere ordinati sia una cosa impossibile, un'impresa titanica, ma non è assolutamente così. È sicuramente una cosa faticosa comunque che richiede dell'esercizio costante, ma farà sì che non vi ritroverete mai una mole infinita, una quantità gigantesca di cose da mettere a posto, che sia cibo, pappette oppure giocattoli dei bambini. E lo so che a volte sembra appunto un riordino fino a se stesso perché tra mezz'ora loro probabilmente rimetteranno a posto, ma in realtà io ho visto sulla mia pelle che quando i giocattoli sono tutti in disordine i bambini non li guardano più e cominceranno a mettere in disordine altra roba ancora, e inoltre vi ritroverete appunto, come ho detto prima, a dover mettere a posto il doppio delle cose tutte insieme e vi viene il vomito. Noi vogliamo evitare questo perché poi è un circolo vizioso in cui avete sempre meno voglia perché c'è sempre più roba, la casa vi sembra sempre un disastro e vi sembrerà sempre più difficile mantenere l'ordine con i bambini. Se invece facciamo quel piccolo sforzo, oltrepassiamo la barriera della pigrizia, passatemi il termine, lo so che è molto stancante, ma se oltrepassiamo un pochino questa cosa e ci forziamo quell'attimino, essere ordinati è estremamente più semplice. Io ogni volta che è possibile metto in ordine quello che loro hanno messo in disordine, quindi hanno giocato tutta la mattina, è ora di pranzo, ok, mentre loro pranzano io ovviamente sono lì con loro, comincio già a mettere a posto i loro giocattoli. Lo so che poi quando scenderanno dal seggiolone mi rimetteranno tutto in disordine e può essere una cosa che non ha senso, ma come ti dicevo poco fa, in realtà farà sì che alla fine di tutto, quando andranno a fare il pisolino post pranzo, io avrò molte meno cose da mettere in ordine. So che è molto stancante, mi capita molto spesso che magari una delle due ha fatto fatica o entrambe ad addormentarsi, perché poi con due gemelle è molto probabile che se una delle due fa fatica a dormire fa talmente tanto casino che impedisce l'addormentamento anche l'altra, quindi lo so che è stancante. Molto spesso noi andiamo a dormire purtroppo molto tardi, ma comunque quei 10-15 minuti alla sera, ogni sera, per mettere in ordine è tassativo, perché io lo so che se no il giorno dopo è un macello, anche perché poi c'è il tran tram di prepararle, nel mio caso portarle al nido e poi devo lavorare e così, e quando è che metto in ordine? Quindi se potete, questo è un consiglio veramente che vale oro, per quanto mi rendo conto difficoltoso. Il quarto tip è di non essere troppo severi o severe con voi stessi. Lo so che può far ridere questa frase, ma se siete già genitori secondo me potrete capirmi. La questione non è essere perfetti in questa nostra fase della vita, per quello ci sarà assolutamente tutto il tempo del mondo non appena i bimbi cresceranno. In questo momento il nostro obiettivo è sopravvivere. Quindi lasciate perdere le immagini fantastiche o idee idilliache appunto delle case degli altri, che molto spesso magari sono fake, vedete solo la parte più bella della vita degli altri, vedete solo la fase migliore delle case degli altri. Essere ordinati è super importante per il nostro benessere, quindi questo assolutamente sì, sono la prima a dirlo, ci ho fatto un'intera crociata su questo. Quello che dico sempre, anche in risposta a tanti che mi dicono ah, io mi godo i figli, non me ne frega niente dell'ordine, perché goderseli nel disordine i figli? Una cosa non esclude assolutamente l'altra, anzi essere ordinate è un valore meraviglioso da insegnare ai bambini, insegna ad amare il proprio ambiente, amare le proprie cose, perché essere ordinati ha veramente 1.000.000 di benefici. Come dicevo, io vengo spesso fraintesa perché quando io intendo essere ordinati si intende
essere ordinati, non significa essere perfetti, non significa casa Pinterest in cui sembra che non ci ha mai vissuto qualcuno, no, significa semplicemente che ogni cosa ha un proprio posto. Quindi lasciamo perdere la teoria, il minimalismo e le cose impossibili ad altri, noi veniamo alla pratica, noi vogliamo sopravvivere, ok? Quindi non prefissatevi mai obiettivi irraggiungibili. Piccoli obiettivi giornalieri in base al vostro tempo, quindi calibrati assolutamente in modo realistico in base a quanto avete di tempo. Avete 10 minuti? È assolutamente possibile fare un sacco di cose veloci in 10 minuti, ok? Non pensate di fare decluttering degli abiti del bambino in 10 minuti perché è super frustrante, non ce la farete mai in 10 minuti, in 10 minuti sarete ancora lì coi body così a capire di che taglia è. No, calibrate tutto in base al tempo che avete, anche perché se iniziate un'attività molto grossa come per esempio appunto il decluttering dei vestiti del bimbo e poi vi scade il tempo, dovete andare a, non lo so, andare a prendere i bambini all'asilo dai nonni e siete ancora lì con un mucchio di roba da fare, aumenta tantissimo sia il disordine perché avete lasciato a metà una roba che poi dovrete riprendere in mano chissà quanto e poi vi scoraggia. E l'umore purtroppo o per fortuna è super importante nell'attività di riordino di casa, quindi assolutamente attività calibrate in base ai vostri tempi e soprattutto non vi scoraggiate. Oggi la casa non è esattamente perfetta, oggi non siete riusciti ad essere super efficienti, super ordinati, oppure oggi il bimbo, la bimba, i bimbi sono particolarmente pestiferi, vivaci, frizzantini e fate fatica a starci dietro. Pazienza, who cares? Per un giorno non succede nulla, non tutti i giorni sono uguali, non tutti i bambini sono uguali e anche lo stesso bambino non tutti i giorni è dello stesso umore, lo stesso mood. Voi a volte siete più stanchi, a volte siete più efficienti, a volte siete dei cavolo di carri armati e altre volte invece siete flosci come un palloncino sgonfio. Non importa, l'importante, come vi ho detto all'inizio, è sopravvivere, non essere perfetti, sopravvivere. Quinto tip davvero importante e fondamentale, oserei dire, si intitola riordinare è un gioco. Che cosa intendo? Intendo che l'ordine deve essere una cosa che viene insegnata sin da piccolissimi ai bambini. No, non mi sono ammattita, adesso vi spiego. So che è letteralmente impossibile insegnare a un bambino di pochi mesi, di un anno e mezzo, fino a 2 anni, l'ordine, a riordinare, ad essere ordinati. Lo so, è impossibile, ma possiamo insegnarglielo a mo' di gioco. Quindi far vedere sempre al bimbo quando possibile, quando non sta dormendo, quando non sta mangiando, quindi quando è lì con noi, far vedere che man mano noi riordiniamo e proporglielo al bambino come attività di gioco. Quindi non come se fosse una punizione, non come se fosse una roba pallosa da fare, ma assolutamente come se fosse un gioco. Ricordatevi che i bambini, soprattutto i bambini molto piccoli, amano fare le cose che fanno i grandi. Ci fate caso, moltissime volte se li proponete a un bambino un giocattolo oppure un mestolo da cucina, loro sceglieranno molto probabilmente un mestolo da cucina e così per tanti altri giochi e suppellettili di attività quotidiane. Se vedete, i bambini sono molto attirati dagli aspirapolveri, dalle scope, dai telecomandi, quindi da oggetti di uso comune degli adulti, perché vedono gli adulti utilizzarli quotidianamente e vogliono imitarli, vogliono giocare con queste cose, oppure imitano le mamme e i papà all'interno della cucina, insomma imitano i grandi. Ai bambini piace tantissimo fare questa cosa, soprattutto ai bambini piccoli, quindi insegniamoli a imitare le cose che ci fanno comodo. Mano a mano che riordiniamo glielo facciamo vedere, glielo proponiamo come attività. È ovvio che non lo impareranno immediatamente, probabilmente lo impareranno veramente dopo forse 2 anni che lo vedono, però piano piano, passo dopo passo, io vi assicuro che anche quando pensate che il bambino non possa capire perché è molto piccolo, in realtà state piantando dei semini buoni per far crescere una grande pianta all'interno della sua testolina meravigliosa. Questo ha tantissimi benefici. Prima di tutto non vi renderà mai schiave della casa. Chi l'ha detto che io devo passare la mia vita a fare la schiava di mio figlio? No. È importante che ognuno a proprio modo, in base alle proprie competenze, abilità, età, contribuisca all'ordine all'interno della casa. È ovvio che non posso pretendere che un bambino di 2 anni mi rivoluzioni casa o mi faccia decluttering, però quantomeno i propri giochini, piano piano, giorno dopo giorno, può imparare un pochino a metterli in ordine. Inoltre ha un altro bellissimo vantaggio tutto questo, ossia insegna l'amore per le proprie cose ai bambini, quindi che le proprie cose non vanno abbandonate lì come se fossero di nessuno. Si rimette tutto in ordine, impariamo ad amare le nostre cose e a prendercene cura e a prenderci cura della nostra casa. Questo farà crescere dei bambini più consapevoli,
più partecipi e anche con maggiore autostima, perché secondo ormai tantissimi, innumerevoli studi, bambini che contribuiscono alle attività familiari si sentono molto più sicuri di se stessi, perché ai bimbi piace fare le cose da grandi, piace sentirsi utili, piace saper fare delle cose, quindi è veramente un'attività meravigliosa da insegnare ai nostri bimbi giorno dopo giorno. Anche se vi sembra una cosa che in questo momento non sono in grado di capire, vi assicuro, piano piano, passo dopo passo, ne sarete tutti più felici. Credo che questo video sia veramente potentissima, credo di essere stata super mega generosa perché vi ho dato veramente delle chicche super utili e importanti. Vi assicuro che anche se alcuni non vi sembrano attuabili, io li ho provati tutti sulla mia pelle e sono veramente super efficaci e vi rivoluzionano la vita, l'organizzazione e l'ordine con bambini in casa, anche se lavorate. Se vi interessa approfondire l'argomento, trovate tutto quello che vi ho detto in maniera più specifica, ma tantissimissimo altro, nel mio libro Il segreto del riordino per neogenitori, che trovate sia su Amazon che in tutte le librerie. Come vi dicevo, ho affrontato sia quello che vi ho detto, infatti in questo video secondo me veramente ho dato tutto, sono stata super mega generosa perché è veramente quello che ho detto all'interno di queste pagine e che sugli altri social non avevo mai detto. L'ho detto in maniera approfondita e poi c'è anche tanto altro, quindi se vi interessa l'argomento lo trovate qui. Fatemi sapere se metterete in pratica una o più cose che vi ho detto all'interno di questo video, fatemelo sapere nei commenti che io sempre vi leggo e cerco sempre di rispondere a tutti quanti. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se avete altri consigli utili che non ho nominato, che così può essere utile sia per me come spunto ma anche per tanti altri genitori che magari ne hanno bisogno. E se non l'avete ancora fatto, mettete un bel pollicione, un bel like al video di supporto e iscrivetevi al canale. Tra l'altro vi aspetto anche sugli altri social, Instagram e TikTok, dove parlo quotidianamente di questo argomento ma anche di tanti altri, come l'ordine in generale all'interno della casa, oppure pulizie, ma anche tanto altro. Adesso ultimamente, visto che me lo chiedevate davvero in tantissimi, parlo un pochino anche dei make up, skincare, capelli, insomma piano piano sto introducendo anche altro perché vedo che vi interessa tantissimo e avete anche tante cose di vita quotidiana, quindi se volete sbirciare quella che è la mia vita di tutti i giorni vi aspetto sugli altri social, ci sono tutti i riferimenti nella descrizione qua. Io vi mando un mega bacio, ci vediamo nel prossimo video, ciao!